È ufficiale, mi sono dato al business del construction in Australia. Addio videomaking. No, ok, sto scherzando, in realtà questa è sua. Loro sono Giuseppe e Davide, le new entry nel mio business da content creator in Australia. Giuseppe e Davide fanno una cosa super figa, lavorano nel settore del construction, che in un paese così giovane come l'Australia è super in crescita, anche se questo a volte non è super positivo. Dal 2000 a ora, in 25 anni hanno costruito in modo molto veloce, in modo molto economico, e ora la gente si ritrova con case che valgono milioni ma pieni di problemi. Cavolo, questo è un problema, però per voi è un'ottima cosa. Dispiace, però è lavoro per noi. Certo, C'è tantissimo lavoro. Per aggiustare i problemi ci vogliono tantissimi soldi. Noi ci stiamo specializzando più sul remedial, water problem, problemi con i muri. Noi lavoriamo con gli ingegneri, lavoriamo insieme per una soluzione e quindi poi riusciamo a fermare il problema. Uno dei grandi problemi dell'Australia. Io sono Roberto Ricotta, faccio il videomaker e content creator da una vita. 2 anni fa mi sono trasferito in Australia per amore, dato che la mia ragazza è di qui. Meno di un anno fa mi sono reinventato creando la mia di attività qui. Dopo aver deciso di mettere le radici, ho scelto di iniziare a lavorare anche offline, non solo facendo video online su YouTube. E qui sul canale vi porto costantemente nel backstage della mia vita lavorativa, dove ogni nuovo cliente, ogni nuova storia che incontro si apre un nuovo capitolo. E mi appassiona perché è bellissimo immedesimarmi in loro, raccontare per loro e vedere la vita lavorativa in generale da un altro punto di vista. Questa cosa sta funzionando, in meno di un anno il business è letteralmente decollato e infatti il modo in cui i ragazzi sono arrivati è stato proprio tramite un passaparola. A Capodanno ero a casa di amici, ho incontrato una nuova persona, Francesco, che è un ragazzo italiano come me che vive a Sydney, che lavora nel settore del marketing e delle ads, e insomma un giorno mi chiama e mi ha detto: oh, c'ho sti clienti che devono partire da zero a creare dei contenuti. Al che ci siamo sentiti in una chiamata tutti e 3 assieme per scoprire poi che Giuseppe in realtà già mi seguiva da tempo. Non lo so come mi sei spuntato sui social media, ma ti ho seguito. Pazzesco, quindi hai visto tutto il percorso da zero a quello che è stato poi. Sì, mi sa che tu eri, non lo so, Byron Day. Bravo. Hai visto? Figo, quindi immagino che tu, avendo visto qualcosa di mio, visto che lo dico sempre, faccio la testa tutti tanta, conoscerai il potenziale dello storytelling, giusto? 100%, sì, ed è quello che io vorrei costruire. Voglio costruire un marketing organico, cioè che la gente mi deve seguire perché deve essere curiosa. Io conosco un elettricista che questi clienti li prende su TikTok, cose dei pazzi. Voi il vostro obiettivo a livello lavorativo, che tipologia di lavoro volete fare? Cioè qual è la roba che più vi gasa da fare e da raggiungere anche grazie ai social? Si possono fare soldi con house renovation, Ok. e new build, però per avere new build devi avere insuranze più grosse che per ora non abbiamo, però il target tra 4-5 mesi potrà essere pure fare new build. Non ci siamo mai focalizzati sui social. Se avessimo fatto pubblicità avremmo preso più clienti di qualità e il nostro profitto sarebbe andato più alto. Non mi interessa avere 20 persone solo per il gusto di prendere lavori. Devi lavorare con gente che tu sai quello che offri, le cose sono al chiaro della luce dal primo giorno. La cosa bella di creare contenuti online è che noi creiamo un sistema dove la gente vi cerca e la gente vuole proprio voi anziché gli altri, proprio per il vostro brand, al di là del fatto che siete bravi, che siete professionisti, che sapete fare le cose bene, che vuole proprio voi, non vuole altri. Noi dobbiamo arrivare a questo punto. Ci siamo incontrati con i ragazzi proprio per fare una sorta di brainstorming dove abbiamo buttato giù alcuni punti guida del loro personal brand e siamo arrivati ad una conclusione. Non vogliamo attirare clienti che vogliono lavori veloci? Ok, questa cosa subito la mettiamo in chiaro. Paura, idee di centinaia di video che escono fuori tipo ecco perché non dovresti fare in questa maniera, ecco perché non dovresti costruire un muro in questa maniera. Se ci andiamo a fare 2 passi e guardiamo nel building potete capire qualcosa solo guardandoli. Un break è fatto bene, uno è fatto male, per quanto su. Fantastico. Tour in giro per Sydney. Allora, questo ovviamente ragazzi è un brainstorming e poi col tempo diventerà tutto più definito. Questi sono dei format che acchiappano quanta più gente possibile da fuori, perché noi dobbiamo aspirare ovviamente partendo da zero a fare numero, per poi arrivare a cose un po' più di nicchia, la paura di robe specifiche, dettagli, cose, il tetto, il brick, questo, quello, che sono un po' più tecniche, per poi arrivare a quello che fate voi. Quindi secondo me questi 3 pilastri sono il top per il quale iniziare e poi col tempo arrivano le varie cose, capiamo i vostri valori, il vostro perché. Io sono per l'idea di fare e facendo aggiustare il tiro, perché la gente si mette in testa che prima di partire online deve avere l'idea perfetta, il video perfetto, la cosa perfetta. È un test continuo, tu non puoi sapere la gente che cosa vuole. Io stesso tuttora faccio sempre
esperimenti continui. Con tutto a volte ci sono dei video che magari vanno peggio, però poi investo di più quelli che vanno meglio. Quindi questo è fondamentale. Secondo me questa bozza vomitata così tra di noi oggi è un buon punto di partenza. Arriva il giorno dello shooting. Ci incontriamo in una location incredibile che si trova a sud di Sydney, dove Davide ha un grosso legame perché è proprio il posto dove lui ha fatto il suo primissimo lavoro della sua vita in Australia. Ha fatto tutti questi muri, le scale a salire in marmo. Ha intonacato parte della casa. Qua non c'era niente, io non c'era nulla. Il primo lavoro che ho fatto dopo una settimana che ero in Australia, ho scavato quella stanza là. Questo quanti anni fa era? 2014. 2014. Beginning. Cos'è? Cioè è nuovo. Qua non c'era nulla, non c'erano i muri che vedi, non c'erano. Quindi era solo terreno? Voi siete arrivati in Australia che già facevate questo lavoro in Italia oppure? No, avevo mio fratello che faceva il cartoncessista e mio papà stuccatore, però gli davo una mano ogni tanto. Ho lavorato in una fabbrica che faceva valvole petrolifere prima. Ho lavorato in estate classico per muratore, amici di mio papà, che sai come. Quindi hai imparato qui. Alla fine. Tu Peppe? Io Questo cappellino, qualsiasi cosa dice, io ha no. valore. Il mio primo lavoro era come cuoco. Ho aperto un business, vendevo il vino dalla Sicilia, lo importavo qua. Ah, La notte lavoravo al casino, facevo il dealer, ok. roulette, blackjack, il giorno andavo a vendere il vino. E poi ho detto devo imparare un lavoro all'età di 24 anni. Mi sono iscritto al TAFE, ho studiato 4 anni per diventare builder e poi da lì. Che è quello poi che ti dà subito la permanenza. No, io la permanenza l'ho preso con la ragazza. Ah, pure tu con A l'australiana? 20 anni, quando Ah. il visto costava soltanto $1.000. Ora costa $10.000. Io ho pagato 2 giorni fa $9.500. Nella vita ci vuole culo, ragazzi. Sono d'accordo, è un mix di talento, perseveranza, ma poi ci vuole il culo per certe. Bellissimo. Abbiamo fatto un bel tour, siamo in un bel posto oggi. Andiamo a vedere che cosa state facendo e tiriamo fuori qualche idea. I ragazzi non hanno completamente una presenza sui social. Hanno appena avviato l'attività con questo nome, Maiora. Partiamo proprio da 0000. Però da un altro punto di vista è un punto a favore proprio perché, come quando costruisci una casa, se sei anche tu a fare le basi e sai che le fai bene, ovviamente è tutto un altro gioco, è tutto un altro livello, piuttosto che andare a costruire su qualcuno. In call con loro gli ho fatto vedere i risultati che io ho raggiunto con i miei clienti, però consideriamo che erano risultati con clienti che avevano già una porzione di audience proveniente da altre strategie, da altre cose, e che giustamente non interagiranno mai come interagiscono invece quelli nuovi che salgono a bordo con i nuovi contenuti. Questa è una roba ovviamente che mi gasa, e quello che abbiamo fatto ovviamente è stato partire dalla base, ovvero farmi raccontare la loro storia. Stiamo creando un piccolo set per raccontare la loro storia. Li sto facendo un po' faticare, poverini. Cosa abbiamo in quello scatolone? Dumpi. Questo è per fare tutte le cose a livello. In 400 metri c'hai 4 mm di dislivello. Ciao, sono Davide, lui è Giuseppe, siamo i fondatori di Maiora Building Solutions. Hi, I'm Davide. Hi, I'm Davide from Maiora Building Solutions. He is Giuseppe, my business partner. And we are Maiora. Vai. And we are Maiora Building. Di nuovo, 3, 2, 1, vai. And we are Maiora Building Solutions. Ok. Fatta la storia, arriva il momento di farci una chiacchierata. La cosa bella del lavoro che faccio è che io ogni volta imparo qualcosa, un mestiere diverso, un qualcosa diverso. Prendiamo la camera e si va. 3, 2, 1, vai. Bye. As you can see behind me, we've got a big problem. Ok, prima pausa. Dobbiamo partire diretti, senza as you can see, senza so, senza tutti questi diretti. Abbiamo un problema perché i primi 2 secondi la gente skippa, capito? Già as you can see, chi cazzo sei? Via. Nel muro dietro di me abbiamo un grosso problema. Poi stacchiamo, facciamo una pausa, riprendiamo. I video devono durare 30 secondi, però li dobbiamo fare bene, capito? Precisi. Ok, adesso mentre cammini verso di lì me lo dici. When it rains, man, it rains a lot, really a lot. Ok. Mi sento strano in braccio, No, sei perfetto. Allora, ti giuro, non lo sto dicendo perché io di solito sono super duro, sono super giusto, rompicazzo e preciso. Di solito rompo il cazzo fino a quando non è perfetto. Tu stai spaccando. On the wall behind me, we've got a massive problem. As we can see, we've got water seeping through the wall. So it looks like we're living on a swamp, really. It reminds me of Shrek. We are in Sydney, which is a beautiful place where to buy your first house. The problem, when it rains, man, it rains a lot. And in this place, that obviously is going downhill, it collects a lot of water under the ground. It creates like a Georges River. And what's the solution in this case? Under my feet, we've got a system in place of 3 different walls. And the water has been diverted on a way that gets collected into a drain pipe. And as you can see here, we're standing on top of the swamp where my business partner Giuseppe is. After we created these 3 walls that I showed you before underground, we built this
this wall too. 1.5 years after we built it, the water is not seeping through. The drainage system is working. So now we're gonna fix this wall too. Follow us if you wanna see more remedial tips. No, sto uscendo un video perfettamente in linea col linguaggio di Instagram. A scuola facevo teatro. Ma come ti senti adesso che abbiamo girato? Bene, dai, bene. Tranquillo. Adesso è il tuo turno, Peppe. E adesso è il mio turno. Ok, microfonato. Qui abbiamo il muro disastrato. Io ti voglio seduto qui. I get it. You bought an house in the 70s and now it's falling apart like the wall where I'm leaning on right now. Avvicinati. Don't worry, you're not the only one. I get it. Did you buy a house in the 70s and now your wall is falling apart? Non chiedere, affermazione. Ok. E fai, you're not the only one. You're not the only one. Ce l'hai, vedi che ce l'hai, tu ce l'hai il carattere, devi solo sbloccarti un attimino, ma ci sta. Stiamo per girare la scena più bella della giornata. Stiamo per tippare. Speriamo di no. Speriamo di no, dai. Vuoi andare in spiaggia ma non c'hai voglia di stare lì dietro al traffico? Non ti preoccupare, ho una soluzione per te. Accendi, poi facciamo così e poi filmiamo. Do you want to go to the beach but you don't want to spend time in traffic? I got a solution for you. We just got your beach in your house. Jokes apart, we're gonna use this sand to build your wall. That is Newcastle sand that we're gonna use for our foundation. Obviously it's not beach sand. We can't use beach sand because there is the salt and the salt is gonna come out in our wall. Washed Newcastle sand. We're gonna make sure we use top quality product. Sono passate un paio di settimane da quello shooting e abbiamo già postato una tranche di video. Partiamo da zero, ripetiamolo, perché ovviamente quando si inizia raggiungere dei risultati è molto lento e poi più risultati raggiungi più diventa esponenziale la crescita. Grazie al lavoro di team fatto anche con Francesco che si è occupato di fare le ads, mi ha detto che tipo ne ha sparate centinaia, assurdo. Io se andiamo a vedere uno dei miei ultimi video dove mi sono messo a farle da solo le ads per me, ci ho messo metà giornata a farne 2, grande Fra. Stiamo iniziando a ricevere i primi risultati, i ragazzi sono super soddisfatti e io vi terrò aggiornati perché ritengo, spero l'abbiate percepito anche voi, che questi ragazzi oltre che a meritare sono davvero dei personaggi e sono bravissimi. Mi hanno stupito nel modo in cui si rivolgono alla camera già dal primo shooting. Davide un po' più spigliato ovviamente perché ha fatto recitazione eccetera eccetera. Giuseppe secondo me ha del potenziale ancora da scoprire. Sono super gasato. Restate connessi perché vi porterò con me in quelli che saranno i risvolti del loro business e ovviamente del mio, perché le cose continuano ad andare avanti e a crescere sempre di più. Insomma, sto iniziando a creare un pochettino un team e delle robe un po' più strutturate. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.